Eccoci qua. Hi Pedro, welcome to our live. Hey, thank you. How is it going? It's going well. Hi Yeah, to everyone who's watching. yeah, Today we're continuing to talk about job interviews. yes. Quindi oggi iniziamo la seconda parte, quindi mentre le persone si connettono, oggi iniziamo la seconda parte sul come affrontare un colloquio di lavoro, in inglese. Quindi chi non ha visto la parte di ieri andate a rivedervi la parte di ieri, e oggi invece affrontiamo la seconda parte. Cosa tratteremo? What are we going to talk about today? Okay, so first, before we talk about what we were gonna do, maybe we can remember what we did yesterday, Okay, right? yeah, that's sure. Okay, that's sure. Let me get Yes, some. Whoa, some wow, spoilers. it's like a rewind. It's like a, yeah, Yes. rewind slide. Yes. Okay. Ok, so for today, let's talk about yesterday first of all, ok? Yeah. Cosa abbiamo fatto ieri? Abbiamo parlato di queste domande che è molto importante, no? Can you tell me about yourself? Che Okay. forse è la domanda principale di un colloquio. Okay. Dopo Parlami abbiamo di te parlato. stesso, la domanda iniziale. Esatto. Mhm. Abbiamo parlato anche di queste strutture di risposta. Present, past, future, Sì, right? yeah. And we also talked about the alternatives to I think. Constantly we are repeating I think. We can use different expressions. I believe, I'm sure, right? Okay, nel mentre diamo il benvenuto a chi si sta connettendo, ieri abbiamo detto anche giusto per introdurre anche chi, non ha visto la puntata di ieri e che suggerisco di andarla a vedere, però naturalmente abbiamo visto che per fare un colloquio in inglese serve prima di tutto l'inglese, quindi le cose che diciamo oggi sono degli elementi in più per chi già conosce un pochino, per chi sa dialogare in inglese e, uno step successivo sarebbe avere l'orecchio all'accento americano che noi promuoviamo da tempo proprio perché la maggior parte di questi colloqui, sia che l'azienda sia americana o non, ma il linguaggio del business tendenzialmente è, l'inglese americano. Ecco, quindi questo giusto per riprendere alcuni concetti che abbiamo dato ieri. Exactly, exactly. Okay, let's see what we are doing today. Yes. Yeah. So today we're going to talk about an important concept of a job interview, which is storytelling. Okay, so what's storytelling? The importance of storytelling, the steps, very important steps of a good story, and then how we can improve our story. Okay. Wow. Yeah, a lot of things for today, Yeah. right? Yeah. Yeah. This nice program. Yeah, yeah. Okay, shall we Let's go? start. Yeah, let's go. All right, okay, so beforehand, se c'è qualcuno che non mi conosce, I'm Pedro. All right, have a master's in language teaching. I've been with IngleseFast for over 7 months, and I've been working as a teacher for over 7 years. So that's me for those of you who don't know me. All Yeah, that's right, great. let's go. Ciao Anna, Oh, benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando. all Partiamo. right. Yes, storytelling in interviews, okay? All right, so storytelling, we are always telling stories, right? Especially in an interview, is the moment that you tell the story of your profession, of your professional life, right? Then it's important for us to know how to tell this story, Okay. right? Ok, ok. Then what are these storytelling questions? Quando è il momento di raccontare la nostra storia Yeah, in un colloquio? giusto. Then we can have some type of questions that can allow us, okay, give us permission to tell us our story, right? So tell me about yourself. The question that we talked about yesterday, it's a perfect Okay, question to tell your story. okay. Tell me about a challenge you faced, challenge, sfida, Quindi okay? queste sono un po' le domande
che ci aiutano a capire quando è il momento giusto per raccontare la nostra storia, giusto? Sì, sì, durante il colloquio se ti chiedono qualcosa, se ti chiedono una di queste domande, può essere il momento di raccontare la tua storia, ok? Okay, Un po' con quella domanda che abbiamo visto ieri, tell me about yourself, ma ci sono altri, ok? okay, About a challenge, una sfida, tell me okay. about a mistake you made. Questa è qualche volta un po' difficile di rispondere, quindi per parlare degli errori qualche volta è un Sì, po' difficile, sì, non è no? così facile, sì, certo, Esatto, esatto. And then tell me about a moment you displayed leadership, che è anche okay. molto importante, Bella, right? bella questa domanda, me le segno. Exactly, exactly. All right. So then these are some examples of questions that we can get asked in an interview, and then we can answer telling a story. Okay. Okay, All right. But then I think that we have to understand, first of all, Lorenzo, what's the idea, why storytelling is important to us. Okay. So yeah, maybe we can reflect on this. Why is storytelling important? Okay. okay, It's important because we are always telling stories, right? yeah, And then when we are listening to a story, we get captivated by it. So, for example, you tell me a story about a problem you had. Okay, I know the problem. I want to know the solution. What happened? What did you do? Right? certo, We as human beings, we are very curious, right? certo. Assolutamente, assolutamente, anzi, ti condivido tantissimo quello che stai dicendo, Mm. anche perché anche i supereroi, no, se ci pensi, i supereroi sono eroi proprio perché hanno avuto un problema. Se pensiamo a Batman o se Mhm. pensiamo, non so, è diventato quello che è diventato perché ha perso i genitori, perché ha avuto questo problema, il problema dei pipistrelli, eccetera. Quindi parlare della propria storia personale, anche di come abbiamo affrontato i nostri problemi, ci aiuta poi a far emergere le nostre qualità, no, Esatto, esatto. E non solo in questo senso personale, ma nel senso professionista anche. Ad esempio, certo, ok, non ho avuto dei risultati che mi aspettavo, quindi, ok, posso raccontare queste storie, ma come racconterò? Ok? certo, Questo è importante, perché queste sono le storie che vogliono sentire in un colloquio, certo, right? assolutamente, assolutamente. Okay. Bello, So then we can start reflecting, thinking about it, right? okay, All right. So then I'm gonna give you guys some tips on how to tell your story. All right. okay, The first one is don't overshare. For some people, it's very easy to be very personal or to be very open. All right. For other people, it's different. Okay. yeah, So some people have the tendency of sharing a lot. So then we have to be careful, yeah, right? that's true. Yes, yes. What about the next one? Don't ramble. Do you know this expression in Italian, Tell me Lorenzo? about it. No, like ramble, like, quando non riesci ad andare dritto al punto un pochino, ti Esatto, viene? perché qualche volta uno ti racconta una storia, ma okay, non arriva mai Okay, alla non arriva fine. mai. Sì, 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 sì. Esatto, esatto. Okay, Quindi don't ramble, okay? So okay, then know the story that you're talking about, okay? okay, Know where you want to arrive. So then they gave us a little structure to follow, okay? So maybe we okay, can start with an intriguing beginning, a reinvent in the middle, una cosa che succede in mezza storia che cambia, okay? okay, And then a satisfying end, okay? okay, All right. Number perfetto. three, don't limit yourself to the role of hero. Abbiamo parlato di supereroi, ma non è che nelle storie che raccontiamo, I want to impress in the interview. Certo. No, non deve essere sempre l'eroe, Non ok? Ma deve posso essere essere. autoreferenziante, no, alle volte è importante Sì, anche tirare fuori anche le difficoltà, ecco, giusto? esatto, esatto, ma anche perché tutte le storie non sono importanti, non è solo l'eroe, ma è quello che ha aiutato, quello che ha detto qualcosa che ha cambiato con Certo, qualcosa che sapeva. Quindi non è solo l'eroe
che fa tutto, ok? certo, certo. Anna ci dice: "Il racconto Mm. eroico è collegato al momento del raccontare i nostri errori in passato e come li abbiamo superati." Certo, certo, Exactly, very good, okay? And certo. then number four, don't forget the takeaway. What is the takeaway here? Takeaway is the message, ok? Okay. Quindi dopo ascoltare la Ah, mia ecco. storia, Okay, cosa questa persona porterà con sé, okay. Cosa hai ok? capito da cioè che cosa hai ti sei preso da quale lezione hai imparato? Okay, Esatto, non solo la lezione che hai imparato, ma ok, ho raccontato la mia storia in un colloquio. Cosa questa persona ricorderà di me? okay, Ricorderà che io ho fatto questo secondo la mia storia. okay. Ok? Quindi questo è molto importante perché qualche volta raccontiamo una storia ma solo per raccontarla, ma Sì, quindi qual è il messaggio che voglio esprimere? All right? So okay. that's very important too. So then maybe we can start thinking about these tips, thinking how we can construct our story during an interview. Okay, Okay? super. All right. Very good. So then we can talk a little bit more about how we can construct a good story. Okay, what Okay, are the steps to a good story? Because, as I mentioned, stories are very important during a job interview. Okay, okay, so then the first is answer first. Okay, so for example, we saying, okay, so what is a mistake you made? Start with a mistake. Ok? Ah, I made this mistake. Ho fatto questo okay, errore. Ok? Quindi cominciamo da lì e vediamo, raccontano una storia, ma first you answer the question, ok? okay, Così okay. capiamo da dove partiamo, ok? Certo. Stai dando dei suggerimenti veramente, veramente utili e mentre parli mi vengono in mente tutti i colloqui che ho fatto, sia a persone appunto perché volevano lavorare per noi, ma così anche in passato, ecco, anche i miei errori Mhm. personali, onestamente. Yes, yes. Che, Mh, prima di tutto dobbiamo rispondere a quello che ci chiedono, no? sì, Quindi partiamo da lì. Okay, we answer the question. Now we can provide a context. What happened? Okay, so I made a mistake, but when? What was happening? So a context is important to the person who is listening to my story. Because okay, if I don't give you context, it's not relevant to you, right? okay, Okay. Then we can also move on to explain your role because it's very important that you were part of the story. Okay. sure, Sometimes people can tell stories in interviews that they are not part. Oh, my colleague, my coworker did this. Ok? Ma cosa hai fatto tu? Alright? Quindi è molto importante spiegare qual è la tua parte in questa storia. okay, Alright? great. Okay. We can also talk about the results. Okay. So after that, what are the results that we expected from this story? All right. From what happened. Okay, And then make the lesson clear. Come l'abbiamo detto, the takeaway. What is the lesson here? What did we learn from this experience? Ok, cosa abbiamo imparato? Questo è anche molto importante. Quindi, super. indipendente di quale storia ho raccontato, ma cosa ho imparato? Ok? Come professionista, diciamo. Certo, 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 certo. All right. That's Okay, great. so we remember the steps. We answer first, right? So just to remember, we answer Okay. first, we Provide the provide context. context, we explain your role in it, we share the results, and then we make the lesson very clear. Okay. All right? Sarebbe Okay. fantastico se tutti usassero questa struttura, sarebbe proprio i colloqui andrebbero dritti al sodo, ecco. Esatto, esatto, ma ok, qualche volta è un po' difficile perché se mi chiedi una domanda in colloquio, qualche volta non ci avevo pensato, right? I didn't think about it. But Certo, then it's very important. We didn't talk about this yesterday, but it's very important for us to, before an interview, think about us as professionals.
So certo, then we remember our stories, remember what we did right, what we did wrong. Okay? certo. So Quindi this is farlo all sì, very sì, è important. vero, è vero. Non ne avevam parlato ieri sicuramente, però il prima del colloquio avere in testa un pochino anche lì il passato, presente, futuro, pensare agli errori, pensare alle lezioni. Sì, sì, assolutamente, Mhm. assolutamente. Yes, because we never know what they're going to ask us in an interview, right? Yeah, it's true. So we have an idea, but Be we don't ready. know. We need to be ready. Exactly, exactly, for every type of situation. So then, if you prepare yourself before, if you know the steps that you have to go through, then it's going to be easier for you, That's right? great. Yeah, Okay. sure. All right, all right. So since we are telling stories, I think that we can think of ways of how we can improve our Okay. story. Quindi come Okay. possiamo migliorare la nostra storia? Exactly, exactly. All right. So one way that we can improve is with the use of language, right? Use of Okay. English. Of course, we talked about it yesterday that the Sì, base, the foundation of everything in this case is going to be English, right? sì. But then we can put some details on it. All right. Okay, okay. Quindi sicuramente parlare bene inglese e riuscire a muoversi in maniera rilassata ti permette anche di esprimere quello che vuoi dire in maniera migliore, okay, Exactly. di Mhm. concentrarti sul cosa vuoi dire e, un po' meno sul non mi vengono le parole, no, questo è un po' la paura più grande, no, che poi si ha. Exactly, exactly. All right. Bene, bene. Andiamo a vedere how can I improve my story. Yes. Okay, so my suggestion today is that we can improve our story with connectives, okay? Because sometimes we have the tendency of using just one. Se aggiungiamo qualcosa nel Okay, nostro discorso, diciamo sempre and. I okay. worked in blah 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 and I moved to a different country Sì, 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 and viene it gets usato anche come repetitive. intercalare and. Exactly, exactly. All right. So, one thing that we can do, since we are telling a story, we are telling something more complex, we can change and use more connectives. Okay. So, when we are adding an information, we can use, for example, and, moreover, also, as well as, furthermore. Okay. Furthermore. Furthermore is a little bit more complicated, it sounds a little bit more complicated, ma è un Okay, livello di più, no? Se diciamo and e qualcuno sì, dice furthermore, capiamo il livello di inglese lì, no? certo, certo, assolutamente, Mhm. assolutamente. Ok, Scriveteci nei commenti nel caso se vi piacciono queste espressioni, se le conoscevate, se non le exactly. conoscevate, se le usate, okay? Vi capita di usare questo tipo di espressioni? All right, all right. Okay, so this is for ads and information, but then we can also talk about time. Okay, time is very, very common for us to use then. I worked in a company, then I changed to a different company, then I decided to change countries, then it gets repetitive. All right. Yeah, So then to put the time of our story, we can use different expressions like next, finally, meanwhile, okay, eventually. All of these expressions are time expressions. All right. okay, okay. Super. Same Yeah. thing goes for cause and effect. Qual è la più usata? Dimmi tu, Lorenzo, qual è la più usata lì? Well, I think because, it's, I think it's Exactly. because, right? Exactly, exactly. Because and so. So is also very used. Okay. Ariana dice: "Alcune le conosco, altre non le conosco. Uso molto and." Certo, Okay. certo. Non solo tu in effetti, non solo tu. Già, Exactly, exactly. So we have more options, Ariana. We can use different things, okay? So for cause and effect, we use a lot of so and because, but we can yeah. use therefore, Therefore, consequently, as a yeah, result of, ok? Quindi se dico because e dico consequently,
è un cambiamento di discorso, no, c'è Yeah. un altro effetto. Certo, totalmente, Mh-mh. totalmente. Molto Esatto. bello, molto bello, molto bello. Sì. E possiamo vedere l'ultimo che è contrasting, okay, che usiamo spesso, non c'è lì, ma usiamo spesso but, But e che è but. questa idea di Sì, contrast, sì, 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 okay? sì. Ma in inglese possiamo dire however, alternatively, although, except, unless. Less, All of yeah. these expressions are contrasting expressions, okay? So Okay, then we can connect our story using something different, okay. okay? All right, all right. So however, it's è come dire è come dire sì, okay, okay. So, crea una frase, giusto così per con however or alternatively and così facciamo anche capire un attimo a chi ci ascolta, ecco. Mhm. Exactly, exactly. So I worked in a company. However, I was traveling. Okay, so it's Okay, the idea of contrast. I was doing something and then I yeah, go to a different direction. Okay, okay. it's the Wow, contrast. Okay, super. or although I was living in Portugal, I was working in Italy. Okay. Another Okay, example, all sì, right? sì, 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 sì. Okay, Wow, so just super. the contrast of ideas. Okay, that's great. Yeah. Ma pensi che qualcuna di queste espressioni sia difficile nel senso della pronuncia? No, io penso Mh. che sono diciamo, insomma sono già per una persona che parla un pochino inglese, all'inizio magari si usa naturalmente quelle le espressioni base, ecco. Mh-mh. Anche se uno viaggia si sentono tantissimo queste espressioni qua, cioè anzi conoscerle ti permette poi di capire meglio, sia quando ascolti un film, perché poi quando un native speaker parla, le usa queste, ecco, usa Mh-mh. queste. Esatto, esatto. È tutto quello che abbiamo detto nel senso di livello. Se mi dici "and" e dopo c'è qualcuno che mi dice "furthermore", c'è un altro senso di livello, Un okay, altro senso di anche livello, nel sì. senso professionista, Sì, sì, okay? sì, sì, come professionista sì, certo, Professionista, esatto. certo. Alright, alright. Okay. Can That's great. we move on? Yeah. Yes? Wow, a lot of things Alright. today. Wow. Yes, yes, a lot of Okay. information, but then we Yeah, can recap all of this information, this alright? is great. Okay, so then we can recap and think of what's storytelling, okay? Why is it important? It's important because we are constantly listening to stories. We are constantly telling stories. And as human beings, we always like to hear stories, listen to stories, okay? We are Certo, captivated by stories, okay? certo. Noi So then siamo it's very presi important. dalle storie. Esatto, esatto. Siamo E non colpiti dico dalle qui storie delle persone, sì. sì, sì, ma non dico qui che devi raccontare una favola della tua vita, Certo. non è proprio questo che intendo, Sì, 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 lo okay, so. ma nel senso di raccontare in un modo che sia interessante per le persone che Certo, ascoltano, certo. okay? Abbiamo visto steps to a good story, all right? To answer first, to tell your role in the story, okay? To show the Content. results, Yeah, exactly what you learned from the story. And then we okay. also discussed some things that we could use to improve our story. And my suggestion here today was the connectives in English. Yes. All Quindi right? usare altre quindi noi possiamo migliorare la storia, naturalmente o migliorando la storia in sé per sé, quindi Sì, trovando la nostra migliore storia, esatto. e usando anche l'inglese come mezzo per riuscire a usare dei termini diversi, per esprimere anche la nostra professionalità insomma, e il nostro linguaggio, ecco. Quindi Exactly. assolutamente. Wow, Yes, yes. benissimo. Beh, nel mentre se avete delle domande per Pedro, scrivetecele prima che finiamo questa diretta
Pedro, domani noi ci vediamo anche domani, giusto? Andiamo a finire questa Exactly. parte sul colloquio di lavoro. Di cosa parleremo? Mhm. Ok, domani parliamo di follow-up. Ok, dopo che hai finito un colloquio, come posso seguire? Ok, quindi parleremo un po' di follow-up email, which is very Okay, important, very okay. interesting. And then we are also going to talk about the part of a question, because during an interview we have to ask the question. There's the moment that they open. Oh, do you have any questions? Wow. E secondo te è una brutta figura o no se la persona non ha nessuna domanda da chiedere? Assolutamente no, anzi se una persona è un professionista e fa il colloquio di lavoro in maniera attiva e non passiva, è importante, no, fare domande, magari è curioso, certo, certo, importantissimo il ruolo delle domande. Mhm. Yes, yes. So then tomorrow we are going to talk about this, okay? Okay, aspetta che qua aspetta, Mhm. c'abbiamo un completamente sciolta da tutti questi preziosissimi consigli. Grandissima idea Lorenzo, grazie Anna. Muah. Thank you, Siamo Anna. molto contenti, siamo molto contenti. Adesso ne abbiamo infatti di idee che adesso le porteremo qua su queste dirette del pomeriggio. Exactly. All right. Before we finish, can I just give a little tip for everyone who's Of watching, course, like an extra go ahead. practice? Yeah. Yeah. So we can start thinking about our story, okay? So for you who is watching, think of a story you could tell in a job interview. Put this story in the steps we discussed, okay? If you want to write, put in topics, do it, okay? And then Okay. record yourself telling this story in English, okay? Oh wow, It's yeah. very, it's a very good practice to record yourself and then listen to it again, because then you can evaluate yourself, see how you're doing in English, all right? Yeah. That's a very good step that you can do. Wow, this is a great step. Yeah. Yeah. Totally agree. Yeah. Wow. Right. Fantastico Pedro, fantastico. Very good. Molto bene, Yeah. molto bene. Anche All right. oggi dai abbiamo dato dei consigli. Iniziamo a mettere i nostri semini all'interno Mhm. di YouTube, all'interno della nostra pagina Facebook, quindi complimenti per la lezione di oggi, per tutti grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo domani sempre alle 2:30 per la terza parte sul colloquio di lavoro. Okay, Bye see you bye. guys tomorrow. Bye bye. See you guys. Bye bye.